Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi porto di nuovo in pista con me a fare la seconda giornata di test della Kyosho MP10 TKI2. Sono andato a girare a distanza di 7 giorni dalla volta precedente, quindi sabato scorso e sabato questo. Credo che sia un evento talmente straordinario che non accadeva da circa 3 anni e mezzo, quindi insomma va celebrato nel migliore dei modi e niente, avevo delle cose da provare e ho deciso di ripetermi subito a caldo con le informazioni accumulate nel primo sabato di test per poi elaborarle e cercare di trovare soluzioni nuove nella seconda giornata di test. Quindi ragazzi, che dire, ancora una volta ho fatto il vlog, un simil vlog della giornata di test e vi dico già che in questa giornata non vi dirò le modifiche fondamentali. Farò un video mercoledì prossimo con le modifiche fondamentali che ho fatto sulla mia MP10 TKI2. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere e partiamo dalla sveglia della mattinata di test. Andiamo! Buongiorno a tutti. La situazione non è chiara. Zona rossa, zona verde, zona gialla, si potrà girare, non si potrà girare. Non si capisce bene, non è chiaro. Quindi oggi siamo ancora a zona gialla e allora ho deciso di tornare a girare. Prima però mi devo vestire. Luce del lab. Buongiorno Kyoshina. Andiamo. Siamo in ritardo. Partiti. Ora mi metto la cintura. Dove sono diretto? Sono diretto a casa di... Chi viene con me stamattina? Un meccanico, un pilota, uno esterno al modellismo. Chi verrà? Non si sa. Vediamo. Arrivati. Chi sarà? Vediamo un po'. Eccolo! Gianmarco! Buongiorno! Buongiorno. Fa freschino, stamani? Insomma, tira un po' di vento. Speriamo che laggiù sia tutto a posto. Sì, vedrai. Andiamo! Eccomi nuovamente con il mio monologo. Bene, che cosa ho fatto e come ci sono arrivato? Vi ho detto già che non vi avrei detto le modifiche fondamentali in questo video, ma vi rimando al video di mercoledì prossimo. Perché? Perché vorrei che anche voi nei commenti mi scriveste cosa pensate in relazione a come io ho riflettuto e a come io ho elaborato il mio pensiero in relazione al setup da fare sulla macchina. Allora, partiamo dal mio mind process, quindi che cosa ho pensato? In fin dei conti, la MP10 TKI2 è identica alla MP10 se non per il fatto delle piastre e degli ammortizzatori e dei differenziali delle coppie coniche. Quindi trasmissione e ammortizzatori. Quindi che cosa ho fatto io? Semplicemente ho riflettuto sul fatto che se la MP10 TKI1 andava benissimo con un tipo di setup, parlo a livello geometrico, o quasi obbligatoriamente anche la MP10 TKI2 sarebbe dovuta andare almeno abbastanza bene con questo setup.
Quindi come sono partito da casa? Ho disfatto totalmente tutto il setup di scatola suggerito sul manuale MP10 TKI2 e ho pari pari copiato il mio setup base che usavo sulla Kyosho MP10 TKI1 prima versione. E sono andati, a differenza di che cosa? Dei differenziali e degli ammortizzatori, che chiaramente sono le uniche due cose che cambiavano. Allora, una cosa ve la posso dire subito. Sono partito facendo 7 anteriore, 7000, 5000 centrale e 5000 posteriore. Ma vi dico che questa configurazione non andava bene. Perché ho fatto questa configurazione? Ho fatto questa configurazione perché ho pensato di bloccare il posteriore con un olio molto duro in rilascio, visto che l'altra volta la macchina era veramente nervosa, e di diminuire l'olio sul centrale. Solitamente io vado, ricordo, all'anteriore al centrale stesso olio e dietro più morbido. Quindi ho pensato invece di fare all'anteriore più duro, centrale e posteriore identici, appunto per la ragione di centrale avere la macchina più facile in accelerazione, visto che l'altra volta mi dava grandi problemi, e sul posteriore farla molto dura per avere un po' più la macchina ferma in rilascio. In realtà i test su questo punto di vista non sono andati a buon fine. La macchina risultava comunque essere scorbutica, cattiva, e quindi niente. Ho provato anche, vi dico già, che ho provato anche 10, 7, 7, ma anche lì i risultati per la mia guida, per il mio stile di guida, non sono venuti fuori. Ovviamente anche negli ammortizzatori ho fatto delle differenze, perché quando ho rifatto la macchina, quindi ho smontato tutto, mi sono accorto che i dadi di serraggio dei pistoni degli ammortizzatori picchiavano sulla membrana in modo esagerato. Io ricordo che ho montato membrane IF34603, quindi non quelle che danno di serie, che sono più basse e senza rinforzo dietro, e ho trovato tutte le membrane schiacciate. Quindi prima cosa che ho fatto, sono andato a avvitare completamente gli Uniball, in modo che vedendo l'ammortizzatore diciamo in sezione, quindi tenendolo parallelo, il dado non fuoriuscisse assolutamente dalla canna dell'ammortizzatore. E quindi li ho avvitati tantissimo, e quindi ho dovuto obbligatoriamente abbassare il drop, quindi accorciare l'escursione degli ammortizzatori sia davanti che dietro. Vi dirò poi come ho concluso, perché credo di essere arrivato anche a un'ottima soluzione. Quindi gli ammortizzatori avevamo detto che cambiavano rispetto alla TK1, e anche io ho cambiato i miei piattelli. Sono andato subito con 1 e 2 diritti davanti e 1 e 3 dritti dietro, ma questa volta ho messo la stessa proporzione di oli che usavo sulla TKI1. Che cosa ho messo? Ho messo l'olio più duro sul posteriore. Vi saprò poi dire nel prossimo video con certezza gli oli che ho messo, che cosa ho fatto e le modifiche che ho fatto. Bene, anche questa giornata di test è stata dura, perché fino all'incirca all'ora di pranzo continuavo a non vedere la luce. E in realtà poi ho svoltato con 2-3 modifiche tutte insieme, e sinceramente ragazzi la macchina è diventata un missile. È diventata veramente veloce e soprattutto veramente costante, che era la cosa che mi mancava di più. Cioè l'altra volta non era proprio del tutto lenta la macchina, è che era veramente difficile riuscire ad arrivare a una costanza sui tempi, che comunque non erano favolosi, erano tempi medio buoni, ma per arrivarci dovevo fare una fatica tremenda e non riuscivo a mantenere il ritmo. Anche a livello di ammortizzatori ragazzi, nella mattinata ho provato praticamente di tutto, anche le molle posteriori della macchina TKI1 sull'anteriore. Ho provato a cambiare varie colorazioni di molle su questa falsariga, e ho provato anche le molle del Traghi, ma non del Traghi attuale, che sono le stesse che abbiamo noi montate sulla macchina, ma del Traghi vecchio, che sono molto più lunghe, che sono diciamo del Traghi STRR Evo, quindi molle molto lunghe sul posteriore per avere diciamo la macchina in accelerazione un po' più ferma, ma non hanno dato risultati sperati praticamente.
Quindi ragazzi, stavolta abbiamo fatto delle riprese anche da sotto al palco. Io vi invito a guardare quanta accelerazione ha la macchina e come scarica la trazione in terra. È una roba incredibile. Anche Gianmarco, che mi faceva i video, diceva che era veramente in difficoltà quasi a seguirla la macchina con la camera, perché è veramente, ha delle reazioni incredibili, cioè sviluppa una trazione fuori dal normale. Vedrete soprattutto nelle riprese da sotto al palco, quindi dal centro pista. Abbiamo fatto delle riprese che rendano veramente l'idea dell'accelerazione e di quanto si arrivi forte sugli ostacoli, nelle curve, alle staccate. È una cosa incredibile, e ovviamente anche sotto a rettilineo si vede. Questo ovviamente è merito sì del motore, ma ricordo che il Dirt, questa versione io ce l'avevo montata anche sulla vecchia macchina, ma con questo sistema di coppie coniche sviluppa la velocità, la potenza in un modo totalmente diverso. Sono veramente soddisfatto. Vi invito a guardare anche come atterra dai salti, come si appoggia in curva, come lavora sulle sospensioni, e ripeto, scrivetemi nei commenti cosa pensate che io abbia fatto sulla macchina, quindi quali sono le modifiche che pensate abbiano reso di più sulla macchina, quindi quelle che poi dirò nel prossimo video. E ragazzi, tutte le modifiche che ho fatto ci sono arrivato per riflessione, quindi nel 95% delle modifiche sono arrivato riflettendoci, mentre alcune che poi sono state fondamentali ci sono arrivato per testing, in modo empirico, quindi in modo quasi casuale. Ragazzi, vi lascio a un po' di action. C'è anche le gomme lisce, Fabri. Sì, vabbè. Che c'è verso di sta lì dietro. Ma te ci sei tu? Sì. Già mi 7. Ma non sono molto tecnologico, ce l'ho per sbaglio,
Vedete a che velocità percorre le curve, anche le più strette. È incredibile la velocità di percorrenza della curva e la trazione in uscita di curva che riesce a sprigionare, cioè la potenza che riesce a sprigionare. Vi dico anche che ho lavorato molto anche sulla frizione. Quindi vi do già questo indizio per il video, una piccola anticipazione del video della prossima settimana, e anche questo è stato un qualcosa di veramente fondamentale per poter esprimere al meglio il potenziale di questa macchina. Abbiamo migliorato tantissimo sia sul best lap che sul passo di gara. Vi dico però che la pista era nettamente migliore questa volta, quindi se vi do dei dati di miglioramento sono chiaramente esagerati, ma tutti hanno migliorato abbastanza sul best lap, cioè tutti gli stessi piloti che c'erano il sabato scorso hanno migliorato tutti, però io ho migliorato tantissimo, cioè una cosa esagerata. Non vi dico i dati perché, ripeto, non avrebbe senso, sembrerebbe una cosa esagerata, ma non ha senso dichiarare quanto ho migliorato sul best lap, quanto ho migliorato sul passo di gara. Vi dico soltanto che a questo punto quasi abbiamo un'idea di come partire. È stato importante tornare nella stessa identica pista perché avevamo i riferimenti della settimana scorsa, avevamo più o meno anche le stesse persone che giravano la settimana scorsa e quindi abbiamo potuto anche misurare il gap di differenza con la settimana precedente, sia in riferimento a noi stessi che ovviamente in riferimento agli altri piloti. Adesso non dovrò più andare in questa pista, ma dovrò cercare invece con questa piccola base di setup che ho sviluppato di andare nelle altre piste, in altre piste, e vedere se tutto funziona anche in altre piste, magari con caratteristiche differenti. Questa, ricordo, è una pista stretta, piccola e molto tortuosa e con dei punti abbastanza complicati, come per esempio le S veloci, quindi è una pista anche particolare. Io sono molto fiducioso perché a mio parere i difetti, cioè i pregi di questa macchina non sono peculiari nella pista di Pietrasanta, ma diciamo, se uno dovesse trovare dei pregi di questa macchina lo vede nelle piste giganti, a parere personale, piste giganti, alto grip, cose di questo tipo, mentre su piste come quella è dove secondo me si soffre di più a metterla a posto. Quindi ragazzi, vi lascio ancora con un po' di action perché ne vale veramente la pena di vederla e niente, guardate.
Avete visto, ragazzi? È veramente una roba incredibile, incredibile. Vi posso garantire che il video non è assolutamente accelerato, è tutto a velocità naturale. Quindi ragazzi, siete moralmente obbligati a lasciare un commento qua sotto perché voglio sapere le vostre idee, brutte o belle che siano. E a proposito di obblighi morali, siete anche obbligati moralmente a iscrivervi al mio canale. Mi raccomando ragazzi, a parte gli scherzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace che per me è importantissimo. Vi lascio alla chiusura a caldo che abbiamo fatto con Gianmarco, con le riflessioni a caldo mentre stavamo tornando a casa in macchina. Bene ragazzi, finalmente stiamo tornando a casa, siamo in autostrada, siamo giunti al termine di questa seconda giornata di test MP10 di KI2 e... che dici Gianni? Dici qualcosa. Positivo direi il test, dai. Positivo. Diciamo che ora, perlomeno per quanto mi riguarda, è stato più che positivo. Accendiamo anche le luci, guarda, Giusto. voglio vedere che si metto lampioni, ora ci vede meglio, No dai, è stato positivo, abbiamo levato un'eternità, vabbè che la pista era meglio, però caspita abbiamo levato un secondo e 3 e niente, anche sul passo, vabbè, 2 eternità e mezzo. E ora la macchina comincia ad avere un senso e niente, secondo me potrei già avere una mezza base per andare a provare in altre piste. Chiaramente ho girato 2 volte la stessa pista perché volevo capire rispetto alla settimana precedente che cosa potevo migliorare e cosa c'era e non andava in quella pista. Adesso bisogna cominciare a girare le varie piste e vedere cosa cambia tra una pista e un'altra, insomma. Però riscontri nettamente positivi. Nota di merito secondo me della macchina, proprio c'è caratteristica principale, trazione. La trazione, sì. Trazione. Concordo. Vedere proprio un confronto anche alle vecchie, lui ha la vecchia macchina, la TKI1, e secondo me ha tanta spinta in più. Te cosa ti ha impressionato vista la prima volta? Sì, la trazione in primis è la cosa imbarazzante. E poi sinceramente da quando siamo arrivati la mattina che l'hai poggiata giù, quando ci hai iniziato a lavorare, già all'ora di pranzo era molto bella anche da vedersi. Oltre alla trazione la macchina andava veramente forte. Sì, ancora un filo difficile, però per esempio anche i ragazzi che guardavano dicevano no, è perfetta la macchina, va fortissimo. In realtà non è vero, cioè era un po' ancora complicata da guidare, però molto... 2 passi avanti rispetto all'altra volta, dai, 2 direi. passi avanti, sì, anche 2 e mezzo. Beh ragazzi, che dire, un saluto da Gianmarco. Ciao a tutti. E da Fabio. Ciao ciao. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non abbiate rancore verso di me perché non vi ho dichiarato tutte le modifiche, ma voglio fare un bel video non lunghissimo come questi, ma solo relativo alle modifiche che ho fatto. Quindi un video di 10 lineetta, 15 minuti massimo, dove io vi faccio vedere tutte le modifiche che ho fatto alla macchina e dove sono arrivato in questo momento per lo sviluppo del mio setup base. Quindi ragazzi, qualunque domanda, mi raccomando, scrivetemi attraverso i commenti qua sotto, ma tanto siete obbligati moralmente, oppure attraverso la mia fanpage su Facebook Fabrizio Teghesi RC, oppure su Instagram ftechesi_rc, oppure attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!